Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di Walter Mazzarri, quest'oggi, assolutamente. Prima di cominciare ed analizzare la partita di ieri e dirvi alcune cosine perché ci sono cose da analizzare anche sulla direzione arbitrale, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Fatelo perché ne vedremo delle belle in questa stagione con il nostro Walter Mazzarri subentrato in panchina. E un bel like a questo video di buon auspicio sia per gli auguri ad Olivera, che ovviamente abbiamo letto, lesione del crociato, stagione non voglio dire finita, ma infortunio comunque lungo, e sia per un Napoli che tenta la risalita. Cominciamo, andiamo a vedere ciò che non mi è piaciuto a livello arbitrale, anche a livello in campo, tattico, eccetera, eccetera. Allora, ci sono 5 cartellini gialli non dati all'Atalanta, io l'ho annotati tutti quanti, 2 su Atebur per 2 pestoni su Kvaratskhelia, sacrosanti secondo me, quei 2 gialli. C'è un giallo al 12esimo per fallo di Scalvini su Quara, c'erano gli estremi per il giallo, non dato. 15esimo, estremi per il giallo per fallo di Bakker su Di Lorenzo, nemmeno abbiamo visto niente. 21esimo, ammonito Nathan per un fallo che per intensità e per come è arrivato era inferiore ai 2 che ho appena elencato, quindi si era già pronti con il cartellino. Se andiamo a rivedere le immagini, perché io mi sono rivisto la partita e sono andato a dormire tipo alle 4 stanotte, Mariani stava già con il giallo in mano prima che Nathan facesse il fallo, quindi non voglio inneggiare la malafede, però quasi. Al 32esimo, l'ultimo giallo, manca un giallo a Lookman. Io guardavo la partita, Lookman fa fallo, vedo il cartellino giallo che si alza il braccio dell'arbitro, ammonito Mazzarri per proteste. Quello era un giallo per Lookman, invece è stato ammonito Mazzarri. Ma sappiamo come vanno queste situazioni e lo sapevamo già da inizio campionato, quando è stato detto sì, la clausola di Spalletti non ci si mette contro la federazione, eccetera, eccetera. Sono cose che abbiamo già vissuto e sappiamo benissimo come funzionano. La partita, gol di Rachmani annullato, fuorigioco sacrosanto, o c'è la punta, o c'è il tacchetto, c'è la testa, c'è l'orecchio, è fuorigioco. La linea è stata tracciata, l'abbiamo vista dopo 46 giorni, l'immagine è fuorigioco, però io ancora non ho visto ad oggi l'immagine, non l'ho nemmeno ricercata, onestamente, fatemi sapere se voi l'avete vista, l'immagine che racchiude il pallone che parte con la posizione di fuorigioco, perché poi mi fai vedere il frame che raccomanda in fuorigioco tracciando la linea, ma se non vedo il pallone che sta partendo, il frame è giusto, allora non posso dire se la decisione è stata presa correttamente. Annullato, scusate, il gol a Rachmani. È un Napoli che però è un tantino diverso anche in fase di costruzione, porta meno uomini in area di rigore, cercando maggiore efficacia, diciamo perdendo meno lucidità e correndo alla rinfusa, cercando di preservare poi una condizione atletica che abbiamo visto è ancora quella che è. L'abbiamo visto con il cambio di Politano. Politano è uscito veramente con la lingua a terra e Mazzarri ha fatto entrare poi Elmas, ma ci arriviamo. Si fa male Olivera, lesione del crociato a quanto abbiamo letto, stagione compromessa, non tutta perché forse potrà rientrare, mi auguro che rientri per fine stagione, ma infortunio lungo. Vedremo se il Napoli andrà sul mercato. Io ho fatto già una ricerca sugli svincolati, terzini sinistri svincolati, credo che da qui a qualche giorno farò anche un video al riguardo, quindi ecco, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così restate aggiornati sui contenuti. Si fa male Olivera, entra Juan Jesus e si prova quella soluzione che si era già analizzata prima che Olivera rientrasse dalle nazionali, ovvero Juan Jesus e Nathan che possono fare sia l'uno che l'altro, il terzino, meglio Nathan diciamo da questo punto di vista, con Juan Jesus che va a fare l'altro centrale di difesa, però abbiamo visto poi durante la partita che è una cosa che non stava funzionando e ci arriviamo. Arriva il gol di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia si inserisce al centro dell'area di rigore come il Birov di turno, stacca di testa. Gol anomalo
devo dire, per quanto riguarda le caratteristiche, i gol che abbiamo, che siamo stati abituati a vedere da Kvaratskhelia, ma è perché Mazzarri, per quel poco che ha potuto lavorare, io ho già visto che Kvaratskhelia è più in mezzo al campo, meno sull'esterno, riesce a stare lontano dai raddoppi di marcatura avendo un tantino di campo in più, e per le caratteristiche del nostro Quara è fondamentale avere quel metro in avanti senza essere pressato sulle caviglie per poter poi far male. Detto questo, 1-0 e andiamo a riposo col minimo vantaggio che poteva essere doppio, perché Zielinski con troppo leziosismo davanti a Carnesecchi vuole fare uno scavetto, poi i rimpalli, arriviamo comunque in ritardo su quella palla sporca nell'area piccola, non la buttiamo dentro, ci vuole più cattiveria sotto quella porta. Attenzione, 1-0 primo tempo. Arriviamo alla ripresa dove il Napoli, vuoi un tantino di condizione fisica, vuoi mentalmente anche con l'allenatore che c'era prima, si spegne, diciamo, un tantino. L'Atalanta ovviamente ce l'aspettavamo che saliva in cattedra e cominciava veramente a rompere le scatole a livello territoriale, ti metteva in difficoltà. Non è una novità per come è andato l'inizio del secondo tempo. Mazzarri corre ai ripari al 63esimo, doppio cambio, Elmas per Politano e Osimhen per Raspadori. Dopo che abbiamo preso quel gol che ovviamente c'è bisogno di tanto lavoro per tornare ad avere una fase difensiva come si deve, perché prima era totalmente a zona, non si prendeva nemmeno un uomo in area di rigore. Adesso Mazzarri sicuramente interverrà da questo punto di vista. Prendiamo il gol dell'1-1 con Lookman che segna di testa. Un grandissimo gol anche quello, perché comunque è impattata bene la palla, incrocia la palla sul palo lungo. Non è 2,20 m che dici sei avvantaggiato di testa, perché Lookman credo non sia nemmeno 1,80 m, poi dovrei andare a vedere le caratteristiche. Però grandissimo gol, 1-1, e lì io mi aspettavo il Napoli di Mazzarri. E così è stato. Il Napoli di Mazzarri legge la partita, doppio cambio. Elmas per Politano, Osimhen per Raspadori. Si toglie la punta, Raspadori quasi mai in partita, perché è il gioco dell'Atalanta che diciamo fa sfigurare una prima punta, perché non gli arrivano palloni, ti vengono a prendere uomo su uomo. Dovresti lanciarlo per via aerea e ovviamente conosciamo l'altezza di Raspadori, non è il caso di lanciarlo con lanci lunghi. È ottima la visione della partita in questo doppio cambio da parte del nostro mister, tanto è vero che il Napoli ricomincia a prendere campo, ricomincia ad affacciarsi nella metà campo avversaria e vedendo dopo il gol annullato all'Atalanta per fuorigioco, stavamo soffrendo su quella fascia sinistra dove la soluzione Juan Jesus Sonata non stava funzionando, ma non perché non può essere una soluzione fattibile, ma perché non l'abbiamo provata, quindi è normale che vai un tantino in sbattimento. Mazzarri rilegge ancora quella situazione, toglie Nathan e mette Ostigat, caratteristiche più da centrale. Juan Jesus lo mette sulla sinistra, a volte ce lo ritroviamo addirittura avanti nella terra di nessuno. Juan Jesus non lo so che cosa stava facendo ieri in alcuni frangenti della partita, comunque ci sta che queste situazioni ti rendano un tantino spaesato in campo, perché sono appunto emergenze alle quali devi mettere una pezza a partita in corso. E meno male che da questo punto di vista in panchina adesso abbiamo un allenatore che a livello tattico riesce a leggere determinate situazioni, perché altrimenti sarebbe potuto essere un disastro ieri, un totale disastro dopo l'infortunio di Olivera. Detto questo, altro doppio cambio, come ho detto, entra Ostigard per Nathan e Kajust per Zielinski. Visione giusta a livello difensivo, ottima quella nel togliere Zielinski e mettere Kajust, che dovrebbe essere il sostituto naturale di Anghissà, ma l'ha messo al posto di Zielinski perché serviva interdizione, serviva fisicità a centrocampo per cercare di recuperare il pallone durante la loro fase di impostazione e mettergli pressione. Detto, fatto. Arriva il gol
impressione, errore sicuramente in fase di uscita di Carnesecchi e dell'Atalanta, però il Napoli era lì, impressione a uomo su tutti gli avversari e portatori di palla. Recuperiamo il pallone, Osimhen la dà a Elmas che la butta dentro e chiudiamo la partita. 2-1 che dà sicuramente fiducia. Abbiamo il Real Madrid, altra partita importantissima per continuare questo cammino a livello mentale in primis e mettere minuti nelle gambe di tutti. Prima che arrivi l'Inter al Maradona dobbiamo invertire, ovviamente sarà difficile invertire la rotta proprio con l'Inter al Maradona, ma ci dobbiamo provare perché il Napoli fuori casa quest'anno è una squadra che la vince la partita, è in casa che stiamo perdendo tantissimi punti, ma credo che sarà solo questione di tempo per ritrovare equilibrio tra casa e fuori casa e non dico arrivare sotto l'Inter e dietro all'Inter a qualche punto dall'Inter, perché l'Inter dovrebbe comunque perdere qualche partita, ecco, e tu le devi vincere dietro, però almeno restare lì attaccato nel quartetto che ci spetta è cosa buona e giusta. Andiamo a fare le pagelle un attimo per... Non voglio fare le pagelle calciatore per calciatore per calciatore, non riesco nemmeno a parlare, che ho dormito troppo poco. Comunque darò un voto generale al Napoli intervenendo su qualche calciatore. Diamo una sufficienza totale per tutti. Deve riposare Di Lorenzo perché fisicamente non le può giocare tutte, nemmeno in nazionale. Ha peccato un tantino di lucidità ieri, anche se l'assist per l'1-0 è di Lorenzo, però in uscita, di testa, in marcatura, qualche cosa la lascia, ma è una cosa normalissima e fisiologica, non lo sto bocciando, assolutamente. Mi è piaciuto l'approccio che ha avuto Anghissà, che hanno avuto Anghissà e Lobotka, perché non è lo stesso Napoli. Non è lo stesso Napoli che cerca sempre la stessa uscita dal basso, cerca sempre di cercare di dialogare sui baccetti di destra e di sinistra. No, è un Napoli che quando si deve spazzare la palla la spazza, quando devi lanciare lungo lo lanci. È un Napoli che mira più all'efficacia. Mazzarri l'aveva già detto in conferenza stampa che doveva toccare poco e niente, però questi piccoli tasti andavano comunque toccati e quel poco che ha lavorato ci è riuscito. Abbiamo visto un Napoli grintoso, un Napoli con la cazzimma. L'hanno già detto tutti, lo ribadisco, anche io. Mi è piaciuto il centrocampo, Anghissà, a me mi è piaciuto Anghissà perché avevo paura che pagasse l'impegno in nazionale, perché statisticamente è sempre stato così, il ritorno dalle nazionali è sempre stato un'incognita. Il nostro grande Frank e Lobotka che si è battuto come un leone sia in fase di impostazione sia sul recupero palla. C'è stata la riaggressione, anche se anche quella riaggressione è diversa, è la riaggressione per andare ad aiutare il compagno, non ti prendi nemmeno uomo a uomo, ma vai a mettere paura all'avversario, corri come un dannato per recuperare quella palla, ottimo così, sprazzi di riaggressione, dai, chiamiamoli così. Mi è piaciuto Kvaratskhelia perché si è staccato un tantino da quella fascia sinistra dove viene sistematicamente triplicato. Mazzarri non lo so se sia stata opera di Mazzarri che in 48 ore abbia fatto miracoli a livello tattico e di indicazioni. Credo che un tantino la mano di Mazzarri ci sia, ma Kvaratskhelia comunque si accentra un po' di più, trova campo disponibile invece di trovare appunto raddoppi di marcatura, perché poi mentalmente è così che devi rifocillarti, ecco. Un calciatore con le caratteristiche di Quara, che fa del dribbling, l'uno contro uno, portare palla, le sue caratteristiche, quando non te ne va buona una, due, tre in una partita, perdi fiducia e fai una prestazione scialba. Invece, avendo un tantino di campo avanti, senza essere affrontato
e eludendo i raddoppi di marcatura, diciamo così, acquisti fiducia, un dribbling ti va bene, il secondo ti va bene, quindi riesci a fare una prestazione più che accettabile, da 7 la prestazione di Kvaratskhelia, assolutamente. La prestazione di Kvara ieri è da 7 e diciamo, si conclude con il bacio a Mazzarri. Io non lo so che cosa abbia fatto il nostro Walter in questi giorni a Castelvolturno. Fatto è che si è ricompattato un gruppo tempo zero. Mazzarri l'aveva detto in conferenza stampa ai giornalisti dicendo: voi credete che sia niente, ma la cosa fondamentale è diventare un tutt'uno ed entrare nella testa dei calciatori, ai quali, se io in partita in corso gli vado a dire vammi a chiudere sul terzino, torna, eccetera, eccetera, loro si immolano e lo fanno in primis per me e poi per i compagni. Ed è così che si deve andare avanti. Io sono entusiasta nella maniera più assoluta della partita di ieri, del Napoli che ha fatto 3 punti a Bergamo, dove è difficilissimo vincere contro l'Atalanta, che, rifacendoci alle parole di Guardiola, è meglio andare dal dentista che affrontare l'Atalanta, quindi figuriamoci, non lo sto dicendo io, ma Guardiola, e non è nemmeno, che ne so, Eziolino Capuano, sto dicendo Guardiola, quindi dati alla mano, squadra difficilissima da affrontare. Osimhen ha spaccato la partita, senza mascherina. Volevo sapere il perché senza mascherina, non l'ho trovato ancora. Perché se Osimhen è entrato in campo senza mascherina, addirittura forse sotto consiglio di Mazzarri, facendogli credere un po' più in se stesso e dicendo: senti, tu sei guarito, questa mascherina non ti serve più, tanto di cappello. Ma credo che non sia stato così, o meglio, mi auguro che non sia stato così e che sia stata una dimenticanza, oppure Osimhen l'abbia lasciata proprio a dire basta, non me la metti più sta mascherina, non se ne può più. Anomalo, diciamo, vederlo senza mascherina, ma ha spaccato la partita, perché con Osimhen puoi fare, soprattutto in partite come ieri, serve, e soprattutto voglio dire anche al mazzarrismo, vai. Diciamo è molto più consono una punta come Osimhen che poi un Raspadori falso 9 per giocare palla a terra, ma è in base alla partita di ieri e non è in base a poi come giocherà il Napoli. Non fraintendetemi, è in base alla partita di ieri ti serviva quella punta e infatti lo si è visto, perché puoi cercare Osimhen con il lancio alto, la punta che ti può fare reparto da solo e si porta i due centrali in marcatura e si inseriscono centrocampisti e mezzali, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto bene e siamo riusciti a sopperire ad una condizione atletica che la si è vista, ragazzi. Questi siamo atleticamente. Se riusciamo a livello nervoso a sopperire alle gambe che poi non ti rispondono più, possiamo portare a casa anche risultati importanti contro avversari altrettanto forti. Ci sarà la partita di Madrid, vedremo il Napoli come andrà a finire e cosa ci aspetta al Bernabeu. Partita da però poter giocare diversamente da questa a livello emotivo, perché questa era la partita dove dovevi fare 3 punti. Quella è una partita dove ti puoi prendere la qualificazione agli ottavi con i 3 punti, ma ne hai un'altra disponibile che è dalla tua parte, da vincere ovviamente. Quindi non è sul filo del rasoio. Questa a livello di condizione mentale e per come arrivava era la partita da far 3 punti. E Mazzarri ci è riuscito. Il Napoli ci è riuscito. Si è abbracciato tutto il gruppo. Rivediamo Frustalupi che salta dalla panchina sul gol del Napoli. Emozioni su emozioni, ragazzi. E non so veramente più cosa pensare. Io mi sono goduto la partita, ho perso la voce come un bambino, credevo di, eh, di ritrovarmi un attimo abituato al Napoli di Mazzarri avendolo vissuto, ma a quanto pare l'abitudine l'avevo persa, perché ho perso completamente la voce sul 2-1 da solo, come un cretino, lasciatemelo dire, a me stesso. Poi giravo per casa incredulo per come è arrivato il 2-1 e per come il Napoli l'ha voluto questo 2-1, espugnando Bergamo. Non mi dilungo più,
Mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Sempre Forza Napoli ragazzi e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.